Never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few. Yesterday, December 7th, 1941, a day which will live in infamy. Bentornati su Parabellum. Prima di immergerci nella guerra sovietico-polacca, un'introduzione sulla rinascita della Polonia e sulla sua ancestrale lotta per il diritto di esistere è d'obbligo. Quando la Polonia risorse, nell'11 novembre 1918, lo fece dopo ben 123 anni della sua ultima esistenza come paese indipendente. Quindi il fatto che essa si trovò, appena rinata, a dover combattere contro praticamente ognuno dei suoi vicini, fra cui la Russia sovietica, ha dell'incredibile. Ancor prima della sua indipendenza, i polacchi già cominciarono a combattere nel 1918 insorgendo contro la Germania e scontrandosi contro l'esercito regolare prima e i Freikorps dopo, ovvero la milizia paramilitare. Ma prima di affrontare l'armata sovietica, la Polonia si scontrò anche contro le due repubbliche ucraine, i lituani e persino con la Cecoslovacchia a causa di una piccola contesa territoriale. Questa storia è poco conosciuta e studiata e spesso viene sottovalutata anche dagli storici, ed invece gli avvenimenti che girarono attorno alla Polonia cambieranno ancora una volta i destini dell'Europa. E se siete curiosi, perché dico ancora una volta, rimanete qui con me a sentire la rinascita della Polonia e gli eventi che portarono alla guerra sovietico-polacca. Ma facciamo un passo indietro. Perché la Polonia non esisteva? Una volta la Confederazione Polacco-Lituana era uno degli stati più potenti e geograficamente estesi d'Europa, dal Mar Baltico al Mar Nero. Già a metà del XVII secolo la Polonia aveva intrapreso la via del parlamentarismo e questo aveva reso le elezioni dei re polacchi molto influenzabili dall'esterno, tanto che a metà del XVIII secolo la Confederazione Polacco-Lituana in realtà era un vassallo dello zar di Russia. Quando i polacchi si videro imporre una costituzione da Caterina la Grande, che il loro re accettò, scoppiò la rivolta, cappeggiata dai nobili che formarono la Confederazione di Bar. Ma le forze irregolari polacche furono sconfitte dai russi, anche perché non sapevano che in segreto Austria, Prussia e Russia avevano già deciso di spartirsi la Confederazione. Questo accordo venne chiamato dai polacchi l'Alleanza delle Aquile Nere, dato che tutti e tre, Prussia, Austria e Russia, avevano nella loro bandiera un'aquila nera a differenza di quella bianca polacca. Da notare che chi aveva combattuto per la Polonia nella Confederazione scappò all'estero, considerandosi gli ultimi autentici patrioti e amanti della madrepatria. Questa immagine si protrasse per 2 secoli e venne riutilizzata ad esempio per i polacchi che combatterono con Napoleone e poi per l'armata blu polacca che combatterà prima in Francia nella Prima Guerra Mondiale e poi sarà elemento importantissimo nella guerra sovietico-polacca. Ed infine questa immagine venne rispolverata ancora una volta per i molti polacchi che combatterono nelle file degli alleati nella Seconda Guerra Mondiale. La Confederazione, anche per debolezza, si era accostata alla Russia, dato che già all'epoca la Prussia reclamava territori al fine di unificare la parte orientale a quella occidentale. Questo problema, come sappiamo, si ripresenterà anche nella Seconda Guerra Mondiale e passerà alla storia come il corridoio polacco. Perché infine la Polonia fu ricreata basando più o meno i suoi confini sui territori della vecchia Confederazione Polacco-Lituana e quindi si portava dietro gli stessi problemi. In ogni caso, nel 1772 si ebbe la prima spartizione della Polonia, a cui ne seguì un'altra nel 1793, e anche questa volta i polacchi si opposero, insorgendo nel 1794 guidati da Tadeusz Kosciuszko, che fu veterano della rivoluzione americana, pluridecorato, tanto che cominciò da ingegnere e finì per diventare generale di brigata dell'esercito americano. A dimostrazione della sua capacità, si ritiene che le sue opere di fortificazione furono strumentali alla vittoria americana nella battaglia di Saratoga. Inoltre, ad egli fu affidato il compito di costruire la fortezza di West Point.
decisione sostenuta da George Washington in persona. In ogni caso, sebbene egli sia riuscito a battere i russi, in certi momenti anche in inferiorità di 4-1, alla fine anche questa insurrezione fallì, il che portò alla terza ed ultima spartizione della Polonia del 1795, che ne cessò l'esistenza in ogni forma. Per onore di cronaca va citata la parentesi napoleonica del Ducato di Varsavia, ma essenzialmente la Polonia cessò di esistere per 123 anni, fino all'11 novembre 1918. Perché mi sono soffermato molto su Tadeusz Kościuszko? Perché il suo contributo alla causa americana prima e polacca poi spiega come mai molti americani vennero volontari a combattere per la Polonia sui biplani tedeschi e austro-ungarici nella guerra sovietico-polacca, appunto nello squadrone Tadeusz Kościuszko. Una curiosità, fra i primi che si unirono all'unità vi erano Cédric Font-Leroy e Miriam Cooper, che avrebbero scritto il copione del film King Kong nel 1933, che guarda caso presenta una grande scena di biplani, forse frutto della loro esperienza in Polonia. Durante la battaglia d'Inghilterra si formarono squadriglie composte da stranieri e i polacchi formarono la 303esima usando lo stesso stemma della vecchia Kosciuszko. Tale squadriglia entrò nella leggenda contribuendo al più alto numero di abbattimenti di tutta la battaglia. Quindi veniamo a quel novembre 1918. Verso la fine della Prima Guerra Mondiale i polacchi fecero scoppiare delle rivolte in Silesia, il 27 dicembre 1918, specialmente incitati dal famoso pianista Ignacy Paderewski. I combattimenti si protrassero fino al 28 giugno 1919, quando ormai il Trattato di Versailles fu firmato, il che decretò formalmente la ricreazione della nazione polacca. E quindi, dallo sconfitto impero tedesco, la Polonia doveva ricevere formalmente i territori che furono atto della grande insurrezione polacca, essenzialmente quello che diventerà il corridoio polacco nella Seconda Guerra Mondiale, parti di Prussia orientale, parti di Prussia dell'Ovest e della Silesia, dove si tennero anche dei plebisciti che vinsero con un favore di 60-40 a favore della Polonia, ma che alla fine vennero divisi. Ma gli alleati fecero ben poco per aiutare la Polonia per quanto riguardava tutto il resto. Józef Piłsudski, capo di Stato e comandante militare della Nuova Polonia, prima di combattere per i territori che secondo lui sarebbero spettati alla Polonia, tentò, tramite il suo progetto Międzymorze o Intermarium, fra i mari, di creare una federazione che comprendesse tutti quegli stati che volevano rimanere indipendenti dalla Russia e dalla Germania, specialmente Lituania, Bielorussia e Ucraina, e poi estese l'idea ad una più grande federazione che comprendesse anche Romania, Finlandia, Estonia e Lettonia. Il fallimento del tentativo di creazione della federazione Międzymorze fu causato principalmente dall'ostilità delle entità etniche lituani, bielorussi e ucraini che ne avrebbero dovuto far parte e che videro la Polonia non come un liberatore ma come un nuovo occupante. Inoltre, anche fra i leader polacchi non tutti erano favorevoli al progetto federale di Piłsudski, come ad esempio Roman Dmowski, e preferivano una Polonia basata sull'identità nazionale e religiosa rispetto ad una Polonia multiculturale e multietnica. Quindi Piłsudski, come vedremo, rivendicando la presenza etnica e la supremazia culturale polacca ad est, si impegnò in una serie di guerre contro alcune delle entità statali confinanti nate dalla dissoluzione dell'impero russo e degli imperi centrali, causando la guerra polacco-ucraina, la guerra polacco-lituana e la guerra polacco-cecoslovacca, per poi lanciarsi nell'invasione della Bielorussia e dell'Ucraina, provocando così la reazione della Russia bolscevica. Ma quando tutto iniziò, Piłsudski contava su meno di 10.000 uomini. Ma i polacchi, da ogni parte del mondo, risposero alla sua chiamata per la ricostituzione della Polonia. Ben 150 volontari arrivarono dal Brasile e dall'Argentina, dove i polacchi avevano una comunità rilevante. Ben 27.000 arrivarono dall'America, che già durante la guerra si erano uniti all'armata blu polacca di Haller, che combatteva in Francia. Inoltre arrivarono anche molti piloti volontari che formarono la 7ª Escadrille sotto lo squadrone Kosciuszko. L'armata di Haller, al completo, circa 60.000 uomini, arrivò in Polonia via treno dalla Francia nell'aprile 1919. All'epoca era la quarta forza corazzata
al mondo per consistenza. Durante la guerra civile finlandese si formò una legione polacca che combatté per il maresciallo Mannerheim. Anche loro risposero alla chiamata e circa 500 tornarono in patria. Molti erano anche i polacchi che combatterono nell'armata zarista, come il 64° reggimento di fanteria che combatteva nei pressi di Arkhangelsk. 400 di essi si imbarcarono da Murmansk e nel dicembre 1919 arrivarono in Polonia. Un altro caso simile è quello di Lucian Zeligovský e la sua 4ª divisione fucilieri che combatteva per la Russia zarista nella Crimea. Anche loro risposero. Persino la 5ª divisione siberiana, formata da dissidenti polacchi e figli di discendenti deportati in Siberia e che arrivò a contare fino a 16.000 uomini, intraprese il viaggio di ritorno. Circa 1.000 si imbarcarono da Vladivostok e arrivarono in tempo per partecipare alla battaglia di Varsavia. Indossavano uniformi giapponesi. Inoltre, in patria si unirono all'esercito tutti quelli che parteciparono alle rivolte della Grande Polonia e della Silesia, circa 70.000 uomini. Arrivarono anche molti prigionieri di guerra che tornando si arruolarono, portando le forze iniziali di Pilsudski a circa 100.000 uomini. Inoltre fu promulgata dal nuovo Stato nel febbraio 1919 una chiamata alle armi che avrebbe fruttato circa 600.000 uomini potenzialmente. Inoltre le minoranze che vivevano all'interno della Polonia formarono delle unità proprie come ad esempio il reggimento di cavalleria tartaro. L'esercito era nato dalla difficile fusione di quadri degli eserciti austro-ungarico, germanico e zarista, ai quali andavano aggiunte tutte le formazioni citate poc'anzi. La differenza culturale e di addestramento, specialmente degli ufficiali, ricordava in un certo senso quella confusione che aveva caratterizzato la fusione degli eserciti degli stati preunitari nel Regio Esercito italiano con tutte le problematiche del caso. Il generale Paul Henry, capo della missione militare francese, che era venuta in Polonia forte di 400 uomini al fine di aiutare i polacchi a riformare l'esercito, notò che un ufficiale polacco, che veniva dai quadri dell'ex esercito austro-ungarico, se dava un ordine spesso non veniva compreso dai suoi subordinati che arrivavano dall'esercito zarista. Fra i 400 membri della delegazione francese vi era anche un giovane Charles de Gaulle, che recentemente rilasciato dalla sua prigionia in Baviera era ansioso di prestare di nuovo servizio attivo. Nel maggio del 1919 entrò a far parte del 5° Chasseurs Polonais all'interno della Blue Army di Haller. Per un periodo seguì alcune unità di combattimento polacche e salì al rango di maggiore, e alla fine della guerra sovietico-polacca De Gaulle fece tesoro dell'esperienza e cominciò ad elaborare le sue teorie sulla guerra meccanizzata e di movimento. Quando Pilsudski dovette ritirare quante più truppe possibili dal fronte di Varsavia al fine di raccimolare una forza per un contrattacco, nei momenti più disperati a colmare il vuoto della prima linea andarono i volontari della milizia, che comprendeva ragazzi, studenti e anche uomini più che sessantenni. Anche le donne vennero chiamate a contribuire ed ebbero un ruolo estremamente attivo. Molte servirono come infermiere, portaordini e marconiste, ma molte combatterono attivamente in prima linea. Passarono alla storia come le Amazzoni di Polonia. La logistica e la produzione furono un problema enorme, dato che la Polonia non ereditò un'industria bellica. Le truppe che formarono l'esercito arrivavano da ogni dove ed erano armate con equipaggiamento americano, inglese, francese, italiano, tedesco, russo, austro-ungarico e persino giapponese. Anche le divise erano mix di uniformi di 6 eserciti differenti. Questa situazione creò un problema enorme dato che quasi ogni arma aveva un calibro differente. L'Ungheria donò alla Polonia 1 milione di fucili e 22 milioni di proiettili che alleviarono la situazione, almeno per un po'. Inoltre la Polonia comprò equipaggiamento da praticamente ogni paese dell'intesa. Aerei balilla dall'Italia, carri, artiglierie, fucili e munizioni dalla Francia. Col tempo l'esercito si dotò di un uniforme color cachi col tipico berretto squadrato detto Zapka.
Anche l'esercito russo-sovietico non navigava in buone acque, essendo impegnato dalla Siberia al Baltico in una serie di guerre contro paesi che si erano dichiarati indipendenti, oltre che con una guerra civile ancora in corso. Le loro uniformi non erano al meglio, ma sicuramente ebbero un equipaggiamento più omogeneo, avendo una propria industria bellica. Il lavoro dei decifratori polacchi gioca un ruolo cruciale nell'assicurare la vittoria. Un anno prima della battaglia di Varsavia, il luogotenente Jan Kowalewski riuscì a decifrare il codice dei russo-sovietici. Il lavoro di decifrazione fu coordinato da brillanti matematici dell'università di Lviv, Lvov o Leopoli, e grazie a questo i polacchi sapevano ogni intenzione del nemico. Questo risulterà importantissimo quando, a causa di un'incursione sul fianco sinistro del fronte di Varsavia, i polacchi misero le mani su una stazione radio russa e, venendo quindi a conoscenza delle frequenze che essi utilizzavano, cominciarono a bombardare di messaggi l'etere e utilizzarono la Bibbia per mettere in difficoltà i decifratori russi. Questo, come vedremo, bloccherà importanti ordini che Tukhachevsky non riuscì a far giungere ad una delle sue armate, che quindi si allontanò dalla battaglia. In futuro, poco prima che la Polonia si arrese ai tedeschi nella seconda guerra mondiale, i decifratori Marian Rejewski, Jerzy Rokicki e Henry Zygalski fuggirono ed offrirono i loro studi agli inglesi, che li accolsero e li portarono a Bletchley Park, dove vennero raggiunti da Alan Turing, ed insieme riusciranno a decifrare Enigma ancora una volta. Perché dico ancora una volta? Perché infatti essi erano già riusciti a farlo nel 1932 con una loro macchina chiamata bomba, ma i tedeschi adottarono un nuovo sistema a 5 rotori che complicò ulteriormente i calcoli e così non ce la fecero più. La grande tradizione di matematici e crittografi polacchi, come vedremo, non solo salvò la Polonia nella guerra sovietico-polacca, ma anche gli alleati nella seconda guerra mondiale. La propaganda ovviamente ebbe una grande importanza e la produzione di locandine fu fiorente. Si cercava di demonizzare l'avversario dipingendo ad esempio Trotsky come un demone o di incentivare gli uomini ad arruolarsi. Negli anni 30 vennero riproposte molte di queste locandine proprio attingendo a quella simbologia che divenne nota negli anni 20. Anche i russi sovietici produssero le loro, ma l'atteggiamento era diverso, non si incitava all'amor di patria e al nazionalismo, si incitava ad arruolarsi per combattere i bourgeois, ovvero i borghesi, e al fine di estendere la rivoluzione e la lotta di classe. In un famoso bollettino, Mikhail Tukhachevsky disse agli uomini della sua armata: «Sotto al corpo della Polonia bianca risiede la strada che ci porterà ad infiammare il mondo. Sulla punta delle nostre baionette porteremo pace e felicità alle masse lavoratrici. Avanti, ad ovest, a Varsavia!» E qui si capisce come militare e politico si intreccino inequivocabilmente, come d'altronde avviene quasi sempre in ogni guerra, poiché molto spesso gli errori compiuti sul campo derivano da scelte operate lontano dal fronte, attorno ai tavoli della politica. Nelle settimane dirimenti per l'offensiva finale, inutili furono i richiami agli ordini di Tukhachevsky affinché tutti gli sforzi e tutte le forze disponibili sul fronte della Vistola fossero concentrate nel tentativo di prendere Varsavia. Una parte dello Stato Maggiore sovietico, tra cui lo stesso Budienny e Stalin ed altri, preferì non dare ascolto alle richieste del comandante delle operazioni, per portare invece tutte le altre risorse disponibili nel tentativo di conquistare la città di Lviv o Leopoli, obiettivo assolutamente secondario, se non inessenziale, rispetto alle ragioni della campagna rivoluzionaria voluta dagli stessi Lenin e Trotsky. I motivi sono molteplici, forse diedero per scontato che ormai essendo davanti a Varsavia, Tukhachevsky avrebbe vinto, e quindi, per invidia o rivalità, non vollero contribuire alla sua vittoria, optando per andare a Lviv al fine di procurarsene una loro, o per questioni divisive, che erano già emerse prima della campagna, ovvero Stalin era fra quelli che non credevano alla fattibilità di estendere la rivoluzione comunista in Europa, figuriamoci nel mondo. O forse una combinazione di tutti questi fattori. Fatto sta che l'idea di Lenin e Trotsky di esportare la rivoluzione del Soviet sulla punta delle baionette, passando per la Polonia, fallì, e questo pose fine alla diatriba ideologica. L'idea della rivoluzione internazionale permanente decadde. 2 anni dopo Lenin morì
e così l'idea della rivoluzione in un solo paese di Stalin si rivelò vincente, cosa che lanciò la sua ascesa al potere. Quindi veniamo al rapporto delle forze in campo, ovvero il potenziale. Le forze di entrambi i paesi aumenteranno mano a mano, quindi le cifre sono relative al momento di massimo potenziale, circa agosto 1920. Le fonti spesso discordano, ma il grosso dei numeri viene da Varsavia 1920 di Zaloga. I polacchi avevano all'incirca 800.000 uomini, di cui 385.000 impiegati direttamente sul fronte contro i russo-sovietici. Il resto era a guardia di altre zone del territorio o in fase di addestramento o impiegato in compiti di retroguardia. I russo-sovietici dispiegavano circa 800.000 uomini direttamente contro il fronte polacco e l'esercito contava quasi 5 milioni di uomini, ma la vastità del territorio e la guerra contro i russi bianchi ed altre contese ne impegnava la maggior parte altrove. Inoltre circa 2 milioni di uomini erano impiegati sul fronte interno. I polacchi avevano un netto vantaggio in termini di carri armati. Essi avevano 2 brigate armate di Renault FT nella Blue Army di Haller ed un centinaio di autoblinde. Questo rendeva i polacchi, al momento, la quarta forza corazzata al mondo per quantità. I russi avevano pochi carri armati e non ho trovato fonti a riguardo del loro utilizzo contro i polacchi. Invece avevano prodotto circa 600 autoblinde fra il 1919 ed il 1920, di cui circa 100-150 vennero usate nella guerra sovietico-polacca, ma spesso per compiti di ricognizione o di supporto. Sulla questione artiglierie, i polacchi all'inizio ne avevano poche, a volte meno di 30 per divisione, ma con dei prestiti concessi dalla Francia cominciarono a comprarne. I numeri sono incerti, ma all'apice verso il periodo della battaglia di Varsavia ne contavano circa 700. I russi, invece, si avvantaggiavano del fatto di aver ereditato dall'esercito zarista ingenti numeri, oltre che ad avere un'industria bellica, e quindi potevano contare su circa 2300 cannoni, ma spesso, per mancanza di logistica e di munizioni, non riuscivano a portarne più di molti in linea. Sulla questione delle forze aeree, i polacchi, avendo catturato molti aeroporti tedeschi e austro-ungarici e potendo contare sugli alleati, da cui poter comprare i mezzi, avevano circa 800 apparecchi. Essi vennero usati per lo più per molestare la cavalleria di Bodienny e fare ricognizioni o bombardamento leggero. I russi avevano pochi apparecchi, all'incirca 200, ed erano divisi, essendo assegnati per ogni divisione, per lo più per compiti di ricognizione. Sui mezzi di trasporto, all'epoca quasi tutto veniva fatto con i cavalli. I pochi autocarri disponibili erano utilizzati per la logistica più essenziale e urgente. I polacchi ne avevano circa 300, mentre i numeri dei russi sono discordanti e si accenna a circa un centinaio. Per quanto riguarda i treni corazzati, che verranno utilizzati in massa in questa particolare campagna, i polacchi ne avevano circa un'ottantina, di cui sicuramente 52 impiegati contro i russo-sovietici, mentre per quanto riguarda quest'ultimi ne produssero oltre 250 tra il 1919 e il 1920, di cui oltre 100 impiegati contro i polacchi. In sintesi, sebbene l'esercito polacco ebbe ben poco tempo per formarsi e fosse costituito da forze così eterogenee, aveva al suo interno delle forze moderne e di eccellenza come la Blue Army di Haller. I russi, invece, per problemi ovvi, non potevano che contare sul numero, però avevano una logistica e una produzione superiore. Quindi veniamo ad un riassunto della situazione che ci porterà alle battaglie principali. Fino alla fine del 1918 molti territori fra la Polonia e la Russia erano controllati dalla Germania, che aveva occupato questi territori come conseguenza del trattato di Brest-Litovsk e aveva stabilito l'Oberost, ovvero il comando supremo di tutte le forze tedesche nell'est. Il comandante in capo, Max Hoffmann, capendo che dopo la sconfitta non sarebbero stati in grado di mantenere il territorio e vista la rinascita della Polonia e l'arrivo dei bolscevichi, decise di ritirarsi prima che la situazione diventasse insostenibile. Non appena i russo-sovietici si accorsero della cosa, avanzarono in tutta fretta per occupare i territori abbandonati dai tedeschi. Il nome in codice dell'operazione era Obiettivo Vistola, all'epoca una trovata propagandistica più che un reale bersaglio. Nel fare questo arrivarono a Minsk e a Vilnius. Vilnius era la capitale originale del Granducato di Lituania e rappresentava un importante nodo ferroviario nella regione, ed essendo abitata da molti polacchi, quando i tedeschi si ritirarono, le forze comandate da Władysław Wejtko, che era a capo del primo corpo polacco che faceva parte dell'ex esercito zarista, ne approfittò per prendere il controllo della città, dando battaglia ai comunisti. I polacchi, anche rinforzati da una divisione composta da lituani e bielorussi, riuscirono a prendere il controllo della città,
ma molto presto le forze russo-sovietiche avanzarono sulla città in forze e quindi scoppiò nei primi di gennaio la prima battaglia di Vilnius. Piccolo disclaimer: la simbologia che utilizzo è quella standard NATO. Inoltre molte unità sono solo formalmente una divisione o un corpo, in realtà gli effettivi erano molto inferiori. Ma io uso la dicitura nominale, se no dovrei ridisegnare le icone ogni volta, giusto per essere chiari. Se non siete familiari col sistema, in cima alla descrizione del video ho messo i link che vi saranno utili. Vladislav Veitko aveva preso il controllo della città da soli 3 giorni e non disponeva di grandi forze. Il suo primo corpo in realtà non contava più di 3.000 uomini e l'ottava divisione di Stanislav Bukaki ne contava meno di 2.000. Erano rinforzati inoltre da un'improvvisata prima divisione fucilieri di lituani e bielorussi ostili ai comunisti. Le forze polacche deficitavano di cavalleria e artiglieria. In realtà si aspettavano di ricevere rinforzi ed invece al terzo giorno le forze di Yukon Vachezzi dell'armata russo-sovietica si avvicinarono da 2 lati. Da nord-est arrivò la 12ª armata di Yukon Vachezzi, forte di una brigata di artiglieria, una divisione di cavalleria e una divisione di fucilieri, oltre che la divisione stessa di Yukon Vachezzi. Mentre da nord arrivò la 7ª armata di Dmitry Nadiozny, rinforzata da 2 divisioni di fucilieri lettoni, la prima e la seconda, che si erano schierate con i sovietici. La mattina del 6 lo scontro cominciò con un attacco della divisione di cavalleria russo-sovietica che tentò di scalzare l'8ª divisione di Stanislav Bukaki dalle colline. L'attacco venne respinto, ma subito dopo si mossero le fanterie, la 12ª armata e un'imprecisata divisione di fucilieri avanzarono e misero sotto pressione l'8ª divisione polacca, che fu costretta a retrocedere verso la città, cedendo quindi le alture ai russo-sovietici, che cominciarono a muovervi la brigata di artiglieria. Intanto, sul fronte nord, il primo corpo polacco e la divisione lituano-bielorussa avevano tentato di tenere fuori i russo-sovietici dai sobborghi della città, ma sovrastati nel numero furono costretti, dopo un breve scambio di fucilieria, a ritirarsi oltre il fiume che tagliava a metà la città, assestandosi dietro al ponte. A questo punto si difesero per 2 giorni, ma non appena i russi riuscirono a piazzare la brigata di artiglieria, cominciò un bombardamento che fece capire ai polacchi di non avere speranza. Inoltre rischiavano di essere girati sul fianco sinistro dato che non disponevano di forze sufficienti per coprirlo, e la divisione di cavalleria russa minacciava le retrovie. Veitko, considerata la situazione, organizzò un graduale ritiro da sud e così la città, che fu per breve periodo sotto controllo polacco, venne occupato dai russo-sovietici. Persa Vilnius e Minsk, i polacchi riuscirono a fermare l'offensiva russo-sovietica in Bielorussia nel febbraio 1919 sulle rive dei fiumi Nemunas e Shara. I russi erano troppo occupati a combattere i loro nemici interni e mancavano di forze sufficienti. In marzo i polacchi riescono a riguadagnare l'iniziativa e il 15 aprile assediano e prendono Grodno, un importante nodo stradale. Il 17 aprile i polacchi catturano Lida, guadagnando un trampolino di lancio per la ripresa di Vilnius persa precedentemente a gennaio, ed il 19 catturano Navahrudak e Baranivici, portandosi vicinissimi a Minsk. Dopo la fallita offensiva russo-sovietica in Bielorussia, il fronte rimase tranquillo per molti mesi. Entrambi i lati erano ingaggiati altrove e abbisognavano di una pausa. In estate i polacchi presero Minsk e i bolscevichi si ritirarono a di là del fiume Daugava e Berezina, dove per 9 mesi raccoglieranno le loro forze. Anche i polacchi si avvalsero di questo periodo per rinforzarsi. I polacchi non rimasero fermi durante l'inverno. La Polonia non era l'unico paese costretto a combattere per i propri confini. Nel 1918 gli stati baltici, inclusa la Lituania, si proclamarono indipendenti, ma l'esistenza di questo stato era in pericolo. Il governo in realtà controllava meno di 1/3 del territorio formale. Il resto era controllato dai russi bianchi, supportati dai tedeschi o dai russo-sovietici. Nell'autunno del 1919, unità comandate da Edward Riggs-Smigli avevano raggiunto e occupato Daugavpils,
che era un importante nodo ferroviario che portava alla Lituania. Con la presa di Daugavpils, i polacchi riuscirono ad accorciare il fronte di circa 100 km e disinnescavano il pericolo di un attacco russo dal nord attraverso quella parte di Lituania che era filocomunista. Inoltre liberava i lituani, il che li avrebbe resi un potenziale alleato. I polacchi, con un freddo di meno 35 gradi, attaccarono Daugavpils e scacciarono i lituani filocomunisti, consegnando la città al governo lituano, scongiurando il pericolo di una Lituania comunista avversa alla Polonia. Nonostante che nel 1918 polacchi e ucraini si fossero combattuti, ora l'atamanno Simon Petliura, minacciato dai russo-sovietici, vedeva in quest'ultimi il pericolo maggiore, e così il 21 aprile 1920 polacchi e ucraini firmano un patto di alleanza. Il primo obiettivo era di liberare Kiev, la capitale. In accordo con i patti, truppe polacche e ucraine assediarono Kiev e riuscirono a liberare la città, debolmente presidiata dai russo-sovietici, il 17 maggio 1920. Polacchi e ucraini non si felicitarono dei loro successi a lungo. Simeon Budyonny, comandante della prima armata a cavallo, nella primavera del 1920, dopo aver sconfitto i russi bianchi, decise che ora la priorità era la Polonia. E così cominciò l'offensiva russa. La sua prima armata di cavalleria era estremamente mobile e raggiunse Kiev molto velocemente. Questo prese di sorpresa i polacchi e gli ucraini, che riuscirono solo alle porte di Lvov, Leopoli, a fermare i russi di Budyonny, tra cui vi era anche un giovane Stalin. Intanto, a nord, Tukhachevsky avanzava fino alle porte di Varsavia con le sue armate. E qui finisce la prima parte, che è solo un'introduzione ed una visuale di insieme sulla guerra sovietico-polacca. La battaglia di Vilnius era solo la prima di una lunga serie di scontri che porterà i sovietici alle porte di Varsavia e Lvov. Nella seconda parte mi occuperò quasi solamente delle battaglie con lo stile che ho usato per Vilnius. Quindi, se mi avete seguito fino a qui, grazie e arrivederci alla seconda parte della guerra sovietico-polacca, la battaglia per Varsavia e il miracolo della Vistola.